Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi vi riporto su Kdenlive versione 21.04. Hanno fatto un grandissimo aggiornamento con tante novità, ma la più succosa e croccante è sicuramente quella dello speech to text, ovvero dal dialogo al testo. Prima di iniziare voglio ringraziare il grandissimo Giorgio per il supporto incredibile che mi ha dato oggi pomeriggio nella personalizzazione di Arch Linux. Vi faccio vedere così a colpo d'occhio quella che è diventata la mia distro principale sul secondo computer. È veramente fantastica, incredibile la personalizzazione che ha fatto e anche tutto quello che concerne la grafica del sistema. Per esempio mi ha messo questo menu qui in alto che va a gestire la barra del titolo e poi tante altre piccole modifiche, magari ci dedicheremo un video. Allora andiamo a Kdenlive. Qui sotto in descrizione vi lascio il link per scaricare anche voi Kdenlive. Se siete utenti Windows dovete disinstallare la versione 21.03 e dopodiché installare la versione 21.04. Per la procedura che andremo a fare, ovvero lo speech to text, va utilizzato Python, quindi installatelo. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Per gli utenti Linux, per esempio chi usa Arch, può effettuare la procedura dello script che trovate qui in alto a destra, il video dedicato, e dopodiché da aggiungi e rimuovi andare a installare appunto Python. Io vi faccio vedere cercando praticamente Python qui. Ok, ci dà appunto la versione, era già installata, però fate un clic qui, andate su dipendenze e installate queste dipendenze opzionali, in particolare Python-pip, che serve a Vosk, che è il modulo che va a fare il tutto per poter lavorare. Ma andiamo con ordine. Allora vi faccio una brevissima carrellata sulle novità. Per esempio su Visualizza abbiamo browser multimediale. Da qui ci apre questa schermata e ci consente di scorrere all'interno del nostro archivio. Possiamo trascinare direttamente nel contenitore, molto comodo perché da qui notoriamente possiamo sì navigare all'interno del nostro computer, ma non posso trascinare all'interno dello stesso, quindi molto comodo. Come altra modifica che hanno fatto, secondo me notevole, la gestione dello zoom da qui, direttamente da questa barra orizzontale. Integreranno anche lo zoom nella barra verticale. In questo caso qui, praticamente ponendo il mouse sopra questa lineetta, vedete che posso gestire lo zoom, così vado a ridurre e così lo aumento. Era già presente questa levetta di controllo, ma non ha la stessa sensibilità che ho qui, perché lo zoom è molto più morbido e soprattutto posso regolarlo di fino. Nella timeline con G da tastiera posso inserire linee guida. Queste linee guida prima erano sopra il mio video e l'audio, ora sono poste al di sopra del minutaggio sulla timeline, su questa sottospecie di righello dei secondi barra insomma minuti, quello che è. Poi hanno introdotto i fotogrammi chiave, hanno migliorato la gestione, ma non sto qui a farveli vedere. Hanno rimesso qualche filtro, vi lascio l'elenco in descrizione delle novità con anche la pagina dedicata appunto a quello che andremo a vedere ora. Andiamo alla novità più importante secondo me, lo speech to text, ovvero andiamo su impostazioni, configura Kdenlive e ci spostiamo su riconoscimento vocale. Allora da qui abbiamo il link che ci consente di scaricare praticamente il modulo per la lingua che vogliamo andare a prendere attraverso il video o una semplice clip audio. Praticamente questo sito ci offre questi moduli barra dizionari che sono divisi ovviamente per lingua. Scarichiamo quella della lingua italiana, quindi basta fare un clic qui e dopodiché andare a estrarlo in una qualsiasi cartella del nostro computer. Io vi faccio vedere, l'ho estratto per esempio nella mia home, eccola qua, e materialmente io cosa ho fatto? L'ho estratto qui, come vedete qui c'è il moduletto. Poi da Kdenlive, che andiamo a recuperare al volo, ancora mi devo abituare a queste schermate, andiamo a impostare il modello personalizzato, quindi attiviamo questa casella e da qui indichiamo semplicemente modelli voce, ok, cerca qui, perfetto, trova il moduletto, lo seleziono con un clic e faccio ok. Una volta fatto questo spostiamoci su visualizza, modifica del testo, eccolo qua,
lui mi dirà configura, perfetto, controlla gli aggiornamenti, ok, nel vostro caso ci dovrebbe essere il pulsantino con installa le dipendenze. Facendo un clic lui le andrà a installare. Per questo vi dicevo di controllare da Python che le dipendenze opzionali, specialmente Python pip, sia installata. Voi installatele tutte per sicurezza e dopodiché appunto qui potrete fare questa procedura. Date ok, facciamo inizia il riconoscimento. Lui ora inizia a elaborare appunto quello che è la mia clip. Come vedete qui è fantastico. Io questa la cancello dalla mia timeline. Ok, torniamo qui e come vedete sta elaborando il tutto. Cioè materialmente, ragazzi, secondo per secondo c'è tutto quello che io ho detto all'interno di questo video, che è il vlog che vi lascio qui in alto nelle schede, dove appunto vi dicevo dobbiamo parlare. Non vi dico nulla, guardatevi il video. Ecco, ha terminato, ovviamente è un video piccolo di qualche minuto e come vedete qui io posso selezionare sia il testo da qui, quindi in questo minuto preciso, in questo secondo vado a dire 2 e facendo un clic qui mi va a inserire nella mia timeline praticamente questa piccola porzione. È una cosa fantastica perché materialmente mi dà la possibilità di inserire porzioni del video. Allora facciamo clic, eccolo qua, come vedete l'ha inserito immediatamente e ovviamente devo ingrandire perché è proprio una parte piccolissima. Eccolo qua, vi faccio sentire, andiamo play. Come vedete dice 2:2 e non solo, attraverso questa lente di ingrandimento posso anche cercare, quindi per esempio cerchiamo prossimo, ecco qua, e mi dà la possibilità di scorrere all'interno del mio testo, molto molto comodo, e facendo un clic qui mi va a mettere anche questa porzione. Eccolo qua, diamo play, prossimo. Praticamente io posso comporre una pup. Ragazzi, mi sono pentito, materialmente dura 15 minuti, ma non riesco a duplicarlo. Ovviamente metto passo per passo nella striscia e lei mi risponde: lo so, ho visto, non va. Al che io poi rispondo: io non riesco a sbucciare le patate. Dove pelare le patate? Bensì hanno l'obiettivo di catturare le patate. Dovete, per capire quel determinato passaggio, io salto le patate. Dove le patate? Non riuscirei mai, perché non lo guardi. Ora né mai questo piccolo chezzo. Nulla, molti di voi hanno visto la miniatura in un prossimo video. Ciao! Ecco, avete visto quella che ha fatto in modo completo il buon Giorgio. Eh sì, ho subito anche questo da parte sua, sono letteralmente scoppiato a ridere per mezz'ora abbondante. E materialmente è uno strumento eccezionale perché abbiamo la trascrizione completa di tutto quello che abbiamo detto nel video. Posso fare anche salva per salvarmi appunto questa trascrizione e nulla, ragazzi, questo è lo speech to text, materialmente una bomba, ragazzi. Vi invito a provarlo. Per qualsiasi dubbio vi aspetto nei commenti e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!